un certo punto mi verrebbe da dire proprio schiettamente: chi se ne frega, fate fallire il sistema statale e andate nel privato. Non sarà il fatto che l'intelligenza artificiale sostituirà quello che è il lavoro dell'uomo, ma che l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo che non è in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale, che è diverso. La salute che io vedo in Italia è diversa dalla salute che vedo nel Regno Unito. Non esiste il superuomo, non esiste la superdonna, non esiste il superfluid, non esiste il super da nessuna parte. È vero, una volta si utilizzava pure il chinino quando c'era un problema, te andavi a prenderti la gazzosa là, in bottega, ti prendevi il chinino e ti aiutava quando avevi la febbre altissima. Una buona parte delle attività rutinarie che noi svolgevamo possono essere completamente svolte da un computer. In tutto questo ancora si muore di sete e di fame nel mondo. Dici, ma poi funzionava perché la febbre passava, ma non passava perché i giuristi stavano dando. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del 3CFU Podcast. In questo episodio tratteremo di biologia molecolare e genetica. Con noi in aiuto il professore dell'Università degli Studi di Messina, Luigi Donato. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio ragazzi, grazie innanzitutto per l'invito, sono molto contento di essere qua con voi. Per me è un'opportunità importante per dare anche uno spazio divulgativo a quello che è l'attività che noi svolgiamo qui all'Università di Messina e poi anche per rappresentare a tutti i ragazzi e non solo che ci seguono quella che è la sfida della ricerca in generale, non solo a Messina ma a livello nazionale e internazionale. Grazie mille professore per averci dedicato questo tempo prezioso con noi e parto subito con la prima domanda. Lei si occupa, abbiamo letto il suo curriculum, di malattie genetiche rare, ingegneria genetica ma anche medicina personalizzata. Ma com'è Giusto. nata questa passione? Quindi intanto mi avete spiato tutto, vabbè, a prescindere dallo spio. E allora la passione è nata tanti anni fa, già da piccolino, come penso tanti che poi vanno ad affrontare il mondo della medicina, della ricerca, con una collana editoriale che era Esplorando il corpo umano, che penso che chi è della mia generazione, ma non solo perché tutt'oggi vengono trasmessi gli episodi del cartone, indubbiamente lascia un fascino dentro che poi chi ha quel trasporto verso le discipline scientifiche non può far finta di disconoscere. E quindi da allora in poi ho sviluppato anch'io questa passione per le scienze, per la medicina, ma quello che mi ha sempre incuriosito di più è cercare di dare un perché a tutti i fenomeni che ci circondano. Un perché sia dal punto di vista di comprendere i meccanismi della scienza e poi soprattutto che non siano fini a se stessi questi meccanismi e questo studio, ma soprattutto che possano avere un risvolto traslazionale per cercare di migliorare quella che è la qualità della vita dei pazienti. E quindi, avendo comunque questo grande obiettivo davanti, si cerca di mettere in secondo piano tutte quelle che sono poi le difficoltà quotidiane che si incontrano sempre. Gli studenti, i ragazzi lo sanno, ma soprattutto alle nostre latitudini non è facile svolgere questo tipo di attività. A proposito di studenti, anche persone magari esterne a questo mondo, come spiegherebbe una giornata tipo di un ricercatore Allora, come lei? intanto con buona probabilità non si mangia, quindi la giornata tipo è non si mangia perché serve tempo da destinare alla ricerca. Ora, scherzi a parte, sicuramente è una giornata sacrificata che però poi alla fine vi permette di coricarvi con grande soddisfazione. La mattina ci si alza, io tutt'oggi ancora faccio il pendolare, sto a Barcellona, mi sto in provincia, faccio il mio percorso, arrivo qui, arrivo in laboratorio, apro le porte perché puntualmente magari ancora non è arrivato nessuno. Appena apro queste porte e comincio a pensare a tutta la sfilza di cose che devo fare nella giornata. Dipende poi dai momenti dell'anno perché noi facciamo molta attività di didattica, per cui ci sono molte lezioni, molti esami un po' diffusi durante l'intero arco annuale e poi appena si riesce un attimino ad avere il tempo giusto, la concentrazione giusta, ci si direziona nei laboratori e si porta avanti il lavoro che deve per ovvi motivi essere stato pianificato nel corso del tempo. Questo è un qualcosa che non ci si può improvvisare, Certo. assolutamente, né si può fare da soli. Ecco, ci tengo già È a dirlo importante adesso. lavorare in gruppo in questo settore. Decisamente. Il lavoro di gruppo è lavoro di gruppo interdisciplinare.
Cioè non è possibile oggi, nel 2026, pensare di affrontare il mondo della ricerca, il mondo delle scienze, senza mettere insieme le competenze di diversi campi, la fisica, la biologia, la chimica, la matematica. Non si può più pensare di ragionare a compartimenti stagni. E questo discorso è valido sia dal punto di vista professionale e io dico anche dal punto di vista didattico da parte degli studenti. E spesso noi notiamo che ci sono delle lacune negli studenti e hanno delle difficoltà anche ad apprendere le varie nozioni che noi insegniamo, perché noi siamo a volte i primi responsabili ed è giusto che ci prendiamo le nostre responsabilità, non riusciamo bene a integrare già noi questa conoscenza. E chiaramente se noi, che dovremmo dare l'esempio, abbiamo difficoltà in tal senso, è chiaro che poi non possiamo pretendere dagli studenti che ci sia la stessa capacità che già a volte manca da noi. Sì, io so di università che comunque lavorano su questo principio, come ha detto lei, quindi proprio fondamentale lavorare di gruppo anche per dare le materie, prepararsi, quindi è molto importante, quindi secondo me noi da questo punto di vista siamo un pochettino indietro È vero. rispetto ad altre università, anche in Italia stessa. Anche in Italia ti posso dire, però ti posso dire che, in base alla mia esperienza, è più una questione italiana che locale, perché all'estero la situazione è un po' differente. Noi abbiamo anche studenti che vengono dai corsi precedenti di paesi stranieri, che ora poi si sono iscritti a Medicine and Surgery, ad esempio qui a Messina il corso di medicina e chirurgia in inglese, che spesso ci raccontano le loro esperienze pregresse nei rispettivi paesi di appartenenza. E in questi casi a volte ci rendiamo conto come ci siano realtà completamente differenti rispetto a quella non solo messinese, ma anche nazionale. E quindi, come giustamente dicevi prima, è importante cercare di fomentare queste integrazioni. Quindi dobbiamo essere noi. E poi chiaramente anche i ragazzi devono cercare di seguirci nella maniera giusta e di provare a fidarsi di quello che è l'esempio che proviamo a dare noi. Perché uno degli aspetti, secondo me, principali che anche all'università va tenuto in considerazione nel rapporto docente-studente è la fiducia reciproca. Io vado a fare una lezione, ti racconto la disciplina, il contenuto, ma cerco di farla mia e cerco di trasmetterti non solo la nozione, la parte nozionistica, ma anche quella dell'esperienza applicata di quella nozione nella mia attività. E allora sì che il ragazzo probabilmente riesce a convincersi che quello che sto dicendo è importante e vale la pena studiarlo, che non sono chiacchiere da bar o nozioni messe lì per essere imparate mnemotecamente, possibilmente dopo un paio di giorni. Via. Certo, è un problema che poi, dico, nel campo della medicina poi si può riscontrare che all'esame qualcuno viene, racconta A, B, C e si aspetta di aver detto tutto, invece deve essere proprio un link che bisogna fare fra vari argomenti della stessa disciplina. Esattamente. E infatti a volte gli studenti si lamentano degli esiti degli esami perché non si rendono a volte conto, per mancanza di maturità, mancanza di supporto ambientale, anche questo è importante, che è importante appunto, scusate il gioco di parole, cercare di essere in grado di padroneggiare quell'argomento. E padroneggiare significa non avere a memoria le nozioni, padroneggiare significa far mio ciò che sarà utile per la mia professione. Quindi anche un'assenza di autocritica, Bravo. che quella forse è la cosa più Bravo. importante. E questo dipende secondo me anche un po' da quella della situazione sociale attuale. Oggi si tende sempre a vedere, a parte modelli di riferimento che non sono modelli ottimali, ma c'è anche a volte si passa da uno stadio di scarsa autostima personale, eccessivamente scarsa, invece a status di presunzione che poi portano i ragazzi per diverse opposte modalità a ottenere lo stesso risultato negativo alla fine. Ma poi l'esame è fine a se stesso, quello che importa è come poi il ragazzo renderà nel mondo del lavoro. Sì, la preparazione dell'università poi è dedicata a quello, quindi Esatto. imparare più nozioni possibili durante il percorso accademico e poi sfruttarle in quello pratico. E sfruttare anche noi, cioè sfruttare quella della nostra esperienza. Noi diciamo sempre ai ragazzi, a parte conoscere gli argomenti che è importante, ma cercate tra virgolette di usarci, cioè, prendete come spunto riflessivo e come esperienza la nostra che proviamo a tramandare a voi, in maniera tale che voi non partiate da zero,
ma partiamo già da un livello base più alto rispetto a quello da cui siamo partiti noi ai nostri tempi. Un po' come, se mi permettete il paragone scientifico, si fa con i sequenziamenti del DNA, no? Quando noi sequenziamo il DNA per andare a studiare la struttura di questo DNA, noi andiamo passetto dopo passetto. Oggi ci sono tecnologie innovative, ma soprattutto ai primi tempi c'era una metodica che si chiamava chromosome working, in cui bisognava studiare il DNA di un individuo, di un organismo, pezzetto dopo pezzetto. Io facevo il primo pezzetto, lo studiavo, prendevo l'ultimo pezzettino e da quello poi ripartivo per fare un gradino in più e poi ripartivo, gradini in più e ripartivo, ma via via aumentavo sempre di livello di conoscenza del DNA. Ecco, secondo me oggi gli studenti dovrebbero tentare di fare la stessa cosa con noi, evitare di partire da zero, ma utilizzarci come scalino per riuscire poi ad arrivare più velocemente e ancora con più capacità al loro obiettivo. È vero, anche perché da 20 anni a questa parte parliamo un po' più settorialmente, per esempio la ricerca è andata avanti per fare scendere ancora di più nel dettaglio, il sequenziamento del DNA ha riscontrato molti cambi in positivo, penso, da 20 anni a questa parte. E com'è cambiata la situazione? È cambiata radicalmente, hai fatto un bell'esempio, tra l'altro anche tu facendomi questa domanda. È cambiata drasticamente perché fino a qualche decennio fa, non andiamo troppo lontano, pensare di andare ad analizzare ad esempio il genoma umano di un individuo nella sua totalità era un'impresa titanica impensabile, dove servivano un numero quasi spropositato di calcolatori informatici, personale dedicato e soprattutto tempo. Il tempo è il tiranno principale nella nostra attività, perché noi siamo costretti a dare dei risultati, magari anche ai pazienti, in tempi brevi per riuscire ad aiutarli nella maniera giusta. Quindi riuscire a gestire il tempo è fondamentale. E l'evoluzione delle metodiche di studio, per esempio del DNA, oggi, con la Next Generation Sequencing, ad esempio, che è un insieme di metodiche che ci permette nell'arco di un paio di giorni di ottenere dati del sequenziamento di un intero genoma di un individuo, ha drasticamente svoltato quella che è la capacità di diagnosi delle patologie genetiche. Voi immaginate concretamente l'esempio più classico di tutti, diagnosi di cancro. Nel momento in cui occorre fare una diagnosi di cancro e alla base di questa diagnosi c'è un sospetto di tipo genetico familiare, ovviamente, non sempre è così, ma in alcuni casi è così. È importante per fare prevenzione nella parentela di quella famiglia, nelle generazioni successive rispetto a chi ha manifestato per primo la patologia, riuscire a dare l'indice di suscettibilità al cancro nel più breve tempo possibile. Esempio, io ho un cancro, ho dei figli, possibilmente ho trasmesso ai miei figli una parte dei miei geni, dei miei alleli, ora non scendo nel dettaglio, tali per cui i miei figli hanno la suscettibilità a questo cancro, di cui io già soffro, ho manifestato la sintomatologia. Ora, vuol dire che i miei figli avranno certamente il cancro da grandi? Assolutamente no. Io oggi posso dire, in questo esempio specifico ovviamente che sto facendo, che i miei figli potranno ereditare la suscettibilità, ma nel momento in cui loro sono consapevoli di questo, possono mettere in pratica tutta una serie di comportamenti che possono permettergli di prevenire la comparsa della sintomatologia. Evitare i fattori di rischio. Bravo. Quelli che sono i fattori di rischio. Ok. Il fumo, l'alcol, ambienti eccessivamente inquinati. Ma nel momento in cui io non ho la consapevolezza di questo, oppure se questa consapevolezza mi viene data dopo 1 anno, 2 anni, 3 anni, perché le tempistiche necessarie per ottenere i referti, i risultati, richiedono tempistiche eccessivamente lunghe, e allora la situazione incomincia a diventare complicata, perché il tempismo è quasi tutto. E qua mi permetto di farvi un altro esempio simpatico dal punto di vista scientifico, ed è quello del sistema immunitario. Anche qui, esplorando il corpo umano insegna. Il sistema immunitario è valido ed efficiente non tante quante sono di più le cellule immunitarie in attività, ma più è tempestivo l'intervento delle cellule immunitarie.
Perché avere un numero spropositato di cellule immunitarie non significa avere un sistema più performante che ci protegge o ci aiuta a combattere le malattie prima, al contrario. Un eccesso di cellule del sistema immunitario ci può predisporre verso patologie autoimmunitarie e quindi non solo non aiutarci, ma Peggiorare la danneggiarci. situazione, certo. Ok? Quindi anche qui il nostro sistema immunitario, la biologia, la fisiologia ci insegna che l'importante non è la quantità ma il tempismo. E la stessa cosa, io dico sempre spesso ai ragazzi nelle mie lezioni che la biologia della vita, delle nostre cellule, dei nostri organismi, ci danno tanti esempi su come noi ci dovremmo comportare nella nostra vita professionale, privata. A volte però, nonostante che studiamo queste cose, non siamo in grado di percepire questi esempi. Ed è importante. Pensatela anche così, io lo dico per esempio ai nostri studenti nell'ambito scientifico, che a volte quello che noi studiamo sui libri in ambito di scienza non è solo scienza, ma sono proprio vere e proprie lezioni di vita che a volte prendiamo. No? Parlavamo di trasversalità di professioni prima, ma anche secondo me dal punto di vista della conoscenza ci vuole una trasversalità. Noi parliamo di scienza, ma chi ci dice che scienza, lato umanistico, giuridico, economico non debbono invece lavorare assieme anche loro? Sì, secondo me questa disamina no, è molto corretta da parte sua e volevo allacciarmi al fatto di tempestività Sì, nel riscontrare magari un problema o appunto riuscire, come ho detto lei prima, ad analizzare un genoma umano. Io volevo collegarmi con un periodo storico, ormai di 6 anni fa, del Covid-19 che secondo me ha aiutato molto la scienza da un punto di vista, perché è vero. sia dal punto di vista umano si è visto proprio mai come nella storia un assemblamento di così tante persone a studiare un unico virus, molto grave dal punto di vista infettivo, e ci ha aiutato secondo me anche adesso con l'antivirus, l'ultimo periodo, l'ultimo mese, come la scienza si è progredita davvero tanto da questo punto di vista e voglio chiedere dal suo punto di vista come e quanto ancora si può fare per arrivare a uno step successivo. Sicuramente si può e si deve sempre fare di più, cioè pensare sempre di migliorarci, di andare sempre avanti, perché la scienza non si ferma. Quello che oggi sembra un dogma definitivo, domani può essere completamente soppertito. Numero uno. A proposito del discorso del SARS-CoV-2 a cui facevi riferimento prima, quello è stato veramente un esempio che paradossalmente, questo ci fa a volte pensare a quanto sia strana anche la vita, no? Una situazione così tragica, perché qua stiamo parlando di una tragedia che si è verificata e si è consumata nel corso del tempo, però abbia permesso di aprire tutta una serie di porte a livello professionale e a livello conoscitivo che prima erano impensabili. Perché vi posso dire che dopo la pandemia sono state assunte un sacco di persone nell'ambito della ricerca. Sono state importate tutta una serie di metodiche analitiche in Italia e anche localmente, vi posso dire, qui a Messina una volta non c'erano. Si è riusciti a portare avanti la ricerca con una velocità che prima era completamente impensabile. Però questo dovrebbe farci riflettere. Cioè, io ora mi permetto di fare un azzardo in quello che dico. A volte si dice che in certi casi se non ci scappa il morto non si interviene. È successo Giusto? parallelamente, diciamo. E a me sembra purtroppo la stessa cosa. Cioè, era veramente necessario trovarci in una condizione di emergenza pandemica a cui non eravamo pronti per riuscire a organizzarsi, stanziare fondi, intervenire. Anche perché nei primi periodi della SARS c'erano pochi pazienti ancora diagnosticati come positivi al coronavirus in Italia, proprio i primissimi tempi, mi ricordo marzo, mi sembra, del 2020, non vorrei marzo, di marzo era Dico, nel primo mese ancora, se non uno o due, massimo una decina di pazienti che potevano essere contenuti. Secondo me la cosa più importante è proprio il concetto che la medicina non è mai arrivata. Cioè, nel senso, c'è sempre qualcosa in più, perché nessuno si aspettava che potesse arrivare da un momento all'altro una pandemia mondiale. Cioè, uno pensa, siamo nel 2019, sviluppi tecnologici, tutto quello che ne concerne, e poi ci siamo ritrovati affossati da questa cosa. In Italia, dove soprattutto noi ci vantiamo del nostro metodo. È vero, hai detto una cosa purtroppo reale e io ti dico, ti aggiungo il carico e ti dico,
come dicevi tu, è impensabile oggi che esista ancora una situazione di questo tipo. Però io ti dico anche un'altra cosa. Tu pensi che oggi, nel 2026, dove c'è l'avvento dell'intelligenza artificiale, che ormai riesce a svolgere tutta una serie di compiti con una velocità e una perfezione tale che tante, non tutte, che non lo sarà mai, ma una buona parte delle attività rutinarie che noi svolgevamo possono essere completamente svolte da un computer, in tutto questo ancora si muore di sete e di fame nel mondo. Cioè, se voi pensate questo, allora diciamo, sì, ma io posso fare le scienze omiche, posso sequenziare il trascrittoma, il mediloma, sono in grado di andare ad approfondire il singolo trascritto che si trova all'interno del mitocondrio della cellula X, quello che è, però nello stesso tempo sono vicino alla cura del cancro e nello stesso tempo poi quotidianamente miliardi, milioni di bambini vanno a morire di sete e di fame. Cioè, sono tutta una serie di incongruenze che noi quotidianamente viviamo direttamente o indirettamente, oltre per non parlare poi della situazione mondiale nelle guerre, Sì, ma è quella è. oggetto Da una del parte il nostro rigore. progresso più scientifico, dall'altra più barbara, il più barbaro abbandono. E questo mi fa capire come l'uomo probabilmente ha dei grossi limiti. Lui può arrivare a inventare perché l'uomo è meraviglioso in quello che è in grado di fare, ma nello stesso tempo non è in grado, probabilmente in quanto limitato, di gestire tutto quello che poi lui stesso riesce a creare. È un cane che si morde la coda. È vero, è vero anche per altri territori di ricerca, magari finché non, una malattia, mettiamo per esempio, non esplode, non diventa, Esatto. Non ti diventa coinvolge così proprio nel tuo, ecco, nel tuo ambiente, quindi lì allora scatta quella cosa, Esatto. come è stato con il Ed è il discorso della pandemia che 19 e dicevi come è prima. stato anche per un piccolo periodo con l'antivirus la paura di quello che potrebbe di nuovo accadere. Esatto. E Esatto. e invece per quanto riguarda, restando sempre al tema dei virus, ne abbiamo parlato fino a letteralmente 2 secondi fa, quanto della ricerca sui virus potrebbe servire anche nella ricerca di altri tipi di malattie, tipo malattie degenerative come Parkinson e Alzheimer? Sicuramente lo studio dei virus oggi è uno dei campi più interessanti nell'ambito della ricerca traslazionale, perché oggi con i virus, sempre con le dovute precauzioni, si può fare veramente, non dico di tutto, ma quasi. Considerate che oggi con estrema facilità noi siamo in grado di ingegnerizzare i virus e modificarli in maniera tale da renderli utili alla nostra causa. Voi dovete immaginare che un virus è, a beneficio di tutti, che ribadiamo, una sorta di scatola proteica. All'interno di questa scatola si trova un acido nucleico, un DNA o un RNA, e questi due insieme, quindi o RNA o DNA più questa scatola, costituiscono questo parassita endocellulare obbligato. Ma all'atto pratico, se noi prendiamo la scatola e svuotiamo all'interno, come se prendessimo un cucchiaino e svuotassimo il kiwi quando si mangia il kiwi e ci resta solo la parte esterna, in quel caso lo scatolo esterno è a tutti gli effetti uno scatolo, non è un virus. Possiamo mettergli quello che vogliamo. E a quel punto nello scatolo puoi mettere quello che vuoi. Ed è questo il vantaggio e l'ingegneria genetica nell'ambito del virus oggi. Perché questo scatolo mantiene tutte le proprietà utili per noi che possiede il virus, quindi la capacità di agire all'interno dell'organismo ospite, di penetrare nell'organismo ospite e quindi di veicolare sostanze. Per questo il virus oggi, se correttamente ingegnerizzato, è in grado di dare delle grossissime speranze in tutta una serie di patologie. Immaginate di trasportare all'interno di un neurone, per esempio che mi facevi prima delle malattie neurodegenerative, delle molecole che sono fondamentali per la sopravvivenza neuronale. Per esempio, fattori di crescita neurale, tipo il growth, NGF, il Nerve Growth Factor, quello che scoprì la Montalcini, e tutta una serie di altre molecole che possono impedire quella che è la morte di questi neuroni, che non sono cellule rinnovabili, sappiamo bene, quindi una volta che questi muoiono non possono essere sostituiti, anche se ci tengo a sottolineare che per il discorso che facevamo prima, questo è ciò che si sa oggi.
domani probabilmente tutto questo Potrebbe potrebbe essere cambiare. sparato. E quindi i virus sono molto utili da questo punto di vista. Tutto sta sempre nell'utilizzarli nella maniera corretta, perché qualcuno oggi ancora continua a opinare il discorso dell'etica nella scienza. Ora, l'etica è fondamentale perché altrimenti saremmo alla deriva. Ognuno farebbe la qualsiasi. Purtroppo abbiamo episodi della storia che ci raccontano che abbandonando l'etica e utilizzando la scienza per i soprusi peggiori di questo mondo, abbiamo visto lo scempio che si è creato. Bisogna bilanciare. Però è anche vero che non possiamo, secondo me, questo è un mio pensiero, essere neanche schiavi dell'etica. Perché oggi purtroppo per un eccesso di ethical correct, io lo definirei così, oggi si parla di political correct, no? Che a volte probabilmente è un poco esagerato, infatti. e io conierei questo neologismo ethical correct, cioè il giusto sì, ma senza l'esasperazione, perché noi rischiamo che per un eccesso, ribadisco, l'etica è fondamentale, ma un eccesso di precauzionalità dal punto di vista etico, noi non possiamo andare avanti con la scienza. E allora, arrivato a un certo punto, a mio avviso, si devono soppesare le due cose. Cioè, io sacrifico un pizzico, non tutto, un pizzico dell'etica per ottenere un risultato che può salvare delle vite umane, o preferisco restare nella mia bolla etica tranquilla, senza ledere il pensiero di nessuno e lasciare morire la gente. Ognuno di noi può avere il suo pensiero in questo che può essere più o meno condivisibile, ma la scienza deve andare avanti, se no non sarebbe scienza. No, esatto. Volevo collegarmi a questo discorso parlando delle cellule staminali, Mm. che vengono ormai pubblicizzate come la cura universale. E voglio sapere intanto il suo pensiero e poi una piccola cosina in più, cioè è possibile con le cellule staminali e farle diventare tutto ciò che vogliamo? Io ho scritto per esempio Magari- trasformarle in neuroni. Sarebbe una svolta epocale per la scienza, una roba del genere. Quanto è possibile? Magari ad oggi no, ma in un futuro nemmeno troppo lontano. E allora, sicuramente pensare di trasformare le staminali in tutto non è possibile. Quindi bisogna andarci cauti anche in questo. Quindi evitare, secondo me, gli eccessi di entusiasmo. Dall'altra parte, però, è anche vero che le potenzialità delle staminali sono veramente, veramente elevate. Anche qui bisogna conoscere bene quella che è la biologia di queste cellule. Conoscendo come funzionano, noi le possiamo utilizzare nella maniera giusta. Oggi, per esempio, le staminali vengono utilizzate per rigenerare organi, però se mi chiedete, è possibile rigenerare interi organi che, per esempio, possano sostituire un organo completamente danneggiato? La risposta è no, e probabilmente non lo saranno mai. Qua perché? Perché un organo non è fatto solo di cellule dello stesso tipo. Un organo è costituito da sistemi di vascolarizzazione, sistemi di innervazione, sistemi linfatici, è un circuito di vari vasi, di fluidi differenti. Quindi oggi pensare di ricostruire tutto da zero questo tipo di sistema, però io ti posso dire che le staminali oggi vengono utilizzate, una delle visioni più avanzate dell'utilizzo delle staminali è la reazione di organoidi, sferoidi e neurosfere. Che cosa sono? Sono tutta una serie di ammassi cellulari, di cellule staminali, che poi, in base all'ambiente, al microambiente in cui vengono immerse, come se io prendessi questa specie di spugna di cellule, la piazzo all'interno di un bagnetto, e questo bagnetto è ricco di tutta una serie di fattori che permettono di differenziare queste cellule staminali in questa massa in un tessuto specifico. Ovviamente questo oggi è possibile e quindi io oggi sono in grado di creare quello che è l'organoide o la neurosfera, cioè un ammasso di cellule che ricordano un po' quella che è la struttura nervosa cerebrale. Tutto questo abbinato a tutta una serie di sistemi di nuova generazione che si chiamano sistemi di microfluidica, che mimano quelle che sono le vascolature di cui vi parlavo prima, vasi linfatici, ma soprattutto vasi sanguigni, abbinati a questi organoidi, possono creare un vero e proprio sistema fisiologico quasi di sostituzione rispetto a quello completamente danneggiato. Quindi è vero che a mio avviso probabilmente non sarà mai possibile sostituire totalmente alla stessa identica maniera un organo naturale,
ma sicuramente l'impiego di queste nuove tecnologie potrà sicuramente aiutare chi non ha un danno totale dell'organo, del tessuto, ma chi ha un danno parziale o comunque in stadio molto avanzato. E vi assicuro che questo non è poco, non è poco. E questo è un esempio pratico. Poi vi aggiungo un'altra cosa, insieme alle staminali, io adesso vi ho parlato per esempio di questi organoidi, di queste strutture, ma per tornare sempre al tema di cui abbiamo trattato all'inizio, cioè dell'interdisciplinarietà, esistono tutta una serie di metodologie, non solo chimico-biologiche, ma anche fisiche, che possono coadiuvare l'utilizzo di queste nuove tecnologie cellulari. Vi faccio un esempio: noi proprio negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, stiamo sperimentando una tecnologia molto innovativa, nuova, che si chiama QMR, risonanza molecolare quantica, che è stata inventata da un'industria italiana. Non faccio qui il nome, ma è facile trovare su PubMed, il motore di ricerca, dei lavori scientifici attendibili pubblicati. Che questa QMR non è altro che una sorta di radiazione elettromagnetica a bassa frequenza molto particolare, è in grado di attivare tutta una serie di meccanismi a livello delle cellule, soprattutto a livello delle cellule staminali, tornando al discorso di prima, che permette di aiutarne il differenziamento nel citotipo che noi vogliamo ottenere alla fine. In più, altra cosa molto importante, questa metodica di natura fisica protegge dallo stress ossidativo e dall'infiammazione, che spesso sono tutta una serie di effetti collaterali che noi per forza di cose vediamo introdurre nei sistemi biologici che creiamo, perché è chiaro che quando noi andiamo a sviluppare un organoide, una neurosfera, o altre strutture in vivo o in vitro di questo tipo, indubbiamente noi perturbiamo l'ambiente. Quindi quando tu perturbi l'ambiente, introduci un qualcosa che non è naturale, e quello ti porta all'infiammazione. Certo. O anche stesso il riconoscimento self non self. Anche questo, Tanto. esatto, esattamente. Per esempio non capita, uno degli usi clinici più ricorrenti di ciò è la donazione del midollo osseo, che già Esatto. viene applicata. Se ce ne sono altre oltre a ciò di cui abbiamo già parlato, di applicazioni cliniche più sicure, per quanto sicure si possa dire. E allora, per quanto riguarda, allora, con la donazione del midollo è tutto un discorso a parte, perché tu in quel momento stai donando, è come se stessi donando un organo col midollo osseo. Quindi lì ovviamente devi andare a considerare tutti i problemi di istocompatibilità e tutto ciò che è connesso, ma lo stesso discorso vale per quelle strutture cellulari in vitro che vi dicevo prima, quindi bisogna Si parte dalla considerare tutto base, questo, la base è sempre la stessa. È chiaro che già immaginando una situazione del genere, immaginando la plasmaferesi per esempio, che permette a volte di, tra virgolette, ripulire il sangue di un donatore da tutta una serie di sostanze di scarto che potrebbero impedire a quel donatore di dare il proprio sangue a un ricevente. Tutte queste tecnologie comunque di oggi ci permettono di migliorare anche quelle che sono le donazioni classiche di organi di una volta. Oppure la possibilità di sviluppare farmaci che agiscano in maniera immunosoppressiva nei confronti dei trapianti. Immaginate un trapianto di fegato, immaginate trapianti di cuore, ultimamente abbiamo sentito di tutto e di più anche su questo. Tutto questo serve a migliorare quella che è una metodica che è già in atto, che probabilmente deve continuare a essere in atto, ma che sicuramente può essere migliorata dal punto di vista della sicurezza. Sì. Anche questa è un'altra frontiera. Noi non per forza dobbiamo introdurre qualcosa ex novo. Noi possiamo anche, ed è Rinforzare quello che importante, già c'è. rinforzare quello che già c'è. Certo. Intanto dare buone speranze a chi giustamente poi razzi devono andare incontro a Esatto. determinate. E qua mi tocchi un altro tasto molto importante, secondo me, che è quello del rapporto tra i pazienti e il personale scientifico, professionalmente scientifico. Quindi non parlo solo dell'aspetto clinico medico, ma degli psichiatri, psicologi, dei genetisti, biologi e quant'altro. Anche il rapporto con i pazienti è importante. Questo è un qualcosa che a me capita ovviamente di avere a che fare con tanti clinici. Io questo non l'ho premesso, ma io sono un biologo comunque come ascendenza professionale. Ora sono un docente universitario, mi occupo di ricerca di malattie genetiche rare, come avete introdotto prima voi, però ovviamente
è importante anche il dialogo con tutti i vari professionisti del settore. E a volte mi capita di discutere con pazienti, seppur dal punto di vista della ricerca per quanto mi riguarda, che lamentano, oltre che una mancanza di empatia da parte del clinico, anche proprio una mancanza di tatto nella comunicazione. Ora, mi collego al discorso che facevi prima quando hai detto poverazzi, perché anche non dare delle speranze ai pazienti e chiudere le porte da subito per situazioni che ad oggi in realtà neanche si conoscono appieno, secondo me è una delle cose più tragiche che possono esistere. A noi una volta capitò una paziente piccolina, era una ragazza che andava alle scuole medie, ricordo sempre questo esempio, con la madre, venne nei nostri laboratori perché la madre soffriva di una distrofia retinica ereditaria e voleva capire, facendo i test genetici, se la figlia potesse aver ereditato qualche mutazione nei geni causativi. Abbiamo svolto il test e abbiamo purtroppo evidenziato che anche la figlia aveva ereditato la suscettibilità genetica. Tornando al discorso anche qui che avevamo fatto all'inizio. Ora, alcuni clinici specialisti hanno detto alla ragazza, alla luce del referto genetico, che la ragazza sarebbe diventata cieca nell'arco di un paio di mesi. Ragazza di scuole medie, quindi molto piccola, e questa ragazza venne da noi piangendo, ovviamente, discutendo, disse addirittura parole molto forti, del tipo: no, ma se io dovessi diventare completamente cieca preferisco farla finita qui, e ipotizzava suicidio e situazioni di questo genere. Ora, nel momento in cui io noto che in realtà la ragazza ha ereditato la suscettibilità alla patologia, non la patologia, come faccio io con assoluta certezza, A dire che io avrà non specialista di quel campo, perché il clinico non è specialista genetista obbligatoriamente, possibilmente in gambissima anche lì, ma non sempre le due cose collimano, ovviamente per specializzazioni differenti. Come faccio a dire alla ragazza: tu con certezza in un paio di mesi diventerai cieca? La ragazza così, che ha già un quadro psicologico molto labile, perché è giovane, periodo adolescenziale, pensare di dirle non fare più danza, non fare più palestra, ma puoi uscire con gli amici, l'hai distrutta. Quando in realtà tu non hai la certezza di quello che accade. Quindi bisogna pesarle le parole, bisogna pesare il rapporto che si ha con gli altri, a prescindere poi dalla professione o no. E oggi questo aspetto sociale, secondo me, pesa. Secondo lei non c'è qualcosa magari che gli manca a livello formativo Sì, proprio per queste persone sì, che sono sempre comunque a contatto con sì. gente che si trova in situazioni spiacevoli? Sì, sono perfettamente d'accordo con te. A livello di formazione c'è un buco, c'è un gap, che a mio avviso andrebbe curato, proprio per restare nel tema. Andrebbe colmato questo gap, perché il professionista deve per forza di cose avere la capacità di colloquiare in maniera empatica, in maniera professionale e in maniera libera col paziente. E la stessa cosa deve fare il paziente. Il paziente non deve essere in soggezione davanti al clinico. Certo. A volte capita che il paziente va di fronte allo specialista e ha paura di dire qualcosa, per vari motivi, o perché ha soggezione solo del professionista davanti, oppure perché ha paura di sentirsi dire delle cose, e quindi a volte preferiscono nasconderlo. Ma tu, nascondendo, fai del male a te stesso. E allora devo essere io bravo a far uscire da te quelle informazioni che ti possono aiutare. Io devo essere in grado anche di fare questo. Vogliamo evolverci, dobbiamo evolverci anche in questo, nel rapporto con i pazienti, che deve essere il più schietto, il più naturale e il più fiduciario possibile. Oggi, se voi andate a parlare con tutta una serie di pazienti, o comunque chiunque di noi, purtroppo, per forza di cose, ha avuto sempre a che fare con un medico, anche con un medico di base, chiedete a chiunque delle persone che conoscete: ma tu ti fidi del tuo medico curante? Oppure tu sei mai stato da uno specialista X, otorino, gastroenterologo, ok, affideresti la tua vita a lui se avessi la necessità? Vedete cosa ti rispondo. E secondo me questo si lega a un macro tema gigantesco
che appunto dei medici a gettone, come non parlarne e come non influisce totalmente su questo aspetto, soprattutto di un dottore che si ritrova magari per la prima volta in quel reparto, in quella situazione, con gente che non conosce, quindi è ovvio che quello poi trasporta tutto quello di cui stiamo parlando. Esattamente. Hai detto bene ed è un problema che è ormai atavico, è incardinato purtroppo nel nostro sistema sanitario, italiano soprattutto. E questo ci porta poi di nuovo alla carenza di medici nel sistema sanitario nazionale, che preferiscono piuttosto a volte di essere inseriti in un contesto definitivo, lavorare con la metodica a gettone, ma anche perché È più remunerativo. c'è Quindi torniamo sempre a quel obiettivamente discorso dell'etica. una lacuna di base, che è la lacuna economica, perché chiaramente a seconda delle situazioni familiari, situazioni, esigenze personali, c'è chi fa delle scelte. A prescindere poi dal fatto che si pensi che la professione medica e in generale l'aspetto scientifico, a mio avviso, va fatto come missione. Ma questo non vuol dire che io non devo portare il pane a casa. Certo. Dico, non stiamo parlando ovviamente della situazione dei medici in generale, però ci sono dei casi in cui in proporzione allo sforzo, all'attività a cui sono, tra virgolette, predisposti questi professionisti, il gioco a volte non vale la candela, a volte, perché a volte c'è pure un'esagerazione da questo punto di vista, perché a volte c'è chi vorrebbe ancora di più quando in realtà ha già più di tanto. Però è tutto un sistema che parte Ma già dai secondo me livelli è proprio universitari in poi. la regolamentazione di questo fatto, perché Sì. io capisco anche il dottore che dice ho 20 anni che magari studio, mi faccio il mazzo e quindi dico più ne posso approfittare di questa lacuna, meglio è per me, per la Più sua. entrano, più sono Ma infatti, vedete, non è semplice neanche riuscire a dare delle valutazioni su questo, perché è facile sindacare da fuori. Da fuori siamo tutti bravi a dire, ma quello sta sbagliando, ma quello è un ladro, ma quello già guarda quanto prende di stipendio, si fa pure l'extra. Quell'altro ha preferito, già aveva lo stipendio alto, ha preferito licenziarsi e andare a gettone là. Ma la realtà è che purtroppo noi siamo sempre portati, per deformazione probabilmente umana, a fare sempre di tutta l'erba un fascio, in tutto. E questo tante volte ci porta a condizionarci sul pensiero e sulle valutazioni, a volte e le opinioni che esterniamo. Quindi andrebbe secondo me ponderato un po' tutto di caso in caso. Non si può generalizzare, perché è vero che in alcuni casi realmente c'è l'esigenza. E allora in quel caso, ma ci sono casi in cui l'esigenza non c'è. E allora lì bypassiamo il discorso etico, bypassiamo il giuramento di Ippocrate e andiamo invece sul giuramento dei soldi, che è un'altra cosa. Quindi anche qui, però, fermo restando che il problema italiano c'è da questo punto Lei di cosa ne vista. pensa invece dal magari sanità privata, pro, contro? Ci sono molti che si spostano nel privato perché non ce la fanno nel pubblico, troppo stress. Questa è una delle cose più tristi che purtroppo si verificano in Italia. Ed è valido per la medicina ed è valido per tutti i settori. Purtroppo quando si fa il confronto privato-pubblico ci sono sempre problemi legati a E lì questo. nascono proprio delle incongruenze a livello di stato sociale, perché Esatto. immagino una persona giustamente magari deve fare una determinata visita, le analisi e può bypassare il tempo che richiederebbe l'ospedale pubblico. Liste d'attesa La, se- lunghe, chilometri. la le cose. settimana dopo vado in uno studio privato e risolvo. Il problema però dove sta? Sta nelle persone che non se lo possono permettere. Perché se tutti potessero permetterselo, allora a un certo punto mi verrebbe da dire proprio schiettamente, chi se ne frega, fate fallire il sistema statale e andate nel privato. Ma dovrebbe essere equo per tutti. Non è così. E allora tu vai a creare una disuguaglianza sociale molto grave, perché noi stiamo parlando di beni e servizi di prima necessità. Io non sto parlando di andare a farmi le vacanze alle Seychelles, io sto parlando di una situazione che può permettermi di capire se io posso vivere oppure no. E io non devo essere messo di fronte alla condizione di dover scegliere se posso vivere o no, perché non sono io che devo scegliere questo, dal mio punto di vista. Non sono io, ma non deve essere neanche il sistema sociale che sta intorno a me.
E invece del modello americano, quindi l'assicurazione Le assicurazioni molto e salate. soprattutto la sostenibilità economica del sistema sanitario. Allora, io in generale, se voi mi doveste porre la scelta, preferisci il sistema sanitario italiano con le sue falle o quello americano? Nonostante tutto, io vi direi quello italiano. Perché a livello numerico è vero che qualitativamente quello americano potrebbe essere superiore, ma è anche vero che anche lì non è per tutti. No. Quindi se io decido di favorire esclusivamente un tipo di settore di situazione sociale è un discorso, ma se io devo garantire il diritto a tutti, allora no. Il discorso è, in Italia lo garantisco a tutti, ma lo garantisco a tutti veramente? E qui dobbiamo andare a soppesare i numeri. Però secondo me tipo il popolo americano sa che una parte del loro stipendio deve essere dedicata a quello, perché sanno che se in una situazione spiacevole si ritrovano veramente che nessuno li cura, perché funziona così, cioè se ti trovano in strada e È vedono che chi sei, non hai l'assicurazione, vero. resti lì. E il fatto È è vero. proprio questo, se Per non lo questo, puoi permettere. Per questo dico che nonostante tutto io preferisco il sistema nostro, Ok. nonostante le defiance. Poi se tu giustamente mi vieni a parlare del discorso che l'americano sa che ha una tassa che deve pagare per la salute, io vi dico, anche in Italia noi paghiamo le tasse per il servizio sanitario nazionale. E qua mi fermo, a poi le interpretazioni. Anche un altro problema che abbiamo in Italia, ma penso un po' da tutte le parti del mondo, è il dottor Google. Ora, riallacciandoci al discorso che facevamo poc'anzi, affideresti la vita al tuo medico? No, molta gente dice di no perché arriva dal medico di famiglia che e fa un del tipo: Sì, io ho cercato qua su Google, intelligenza artificiale, ChatGPT mi ha detto che mi ha detto di prescrivermi questo farmaco, quindi fa è come se andassi dal dottore per chiedere semplicemente la ricetta, Beh. così mi revi in farmacia e mi sono tutti i problemi. Hai detto anche qui un altro tasto dolente, per due motivi. Quello più, tra virgolette, leggero, il fatto che delegittimi l'attività del medico, perché così il medico di base viene ridotto a un mero prescrittore di ricette di farmaci, numero uno. Ma il problema più grave qual è? Il problema più grave è che così chiunque pensa di poter curarsi da solo inizia a decadere quella che è la specializzazione e la professionalità. Tutti non possiamo fare tutto, non possiamo sapere fare tutto. Non esiste il superuomo, non esiste la superdonna, non esiste il superfluid, non esiste il super da nessuna parte. Ognuno di noi è in grado di svolgere la propria attività al meglio solo se settorializzata. Poi è chiaro che tutti possiamo avere delle competenze trasversali, ma se io dovessi specializzarmi in qualcosa, io devo eccellere in quella specializzazione, non in tutto. Perché pensare di eccellere in tutto è semplice presunzione, non è possibile. L'intelligenza artificiale è come se desse la possibilità a tutti sulla carta di eccellere in tutto, senza avere la minima base. È come se voi aveste una calcolatrice nelle mani e diceste, vabbè, ma io a questo punto so fare tutti i bilanci di tutte le aziende del mondo. Ho la calcolatrice. Ma se io la calcolatrice non la utilizzo nella maniera giusta, se invece di fare 45 per 10 faccio 45 diviso 10, non è la stessa cosa. Quindi io l'intelligenza artificiale la devo utilizzare come una calcolatrice, è uno strumento fondamentale a mio avviso. E oggi chi non è in grado di utilizzarla è tagliato già oggi fuori e lo sarà sempre di più. Oggi si dice spesso che la differenza da qui ai prossimi anni non sarà il fatto che l'intelligenza artificiale sostituirà quello che è il lavoro dell'uomo, ma che l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo che non è in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale, che è diverso, Va vista come un elemento di complementarietà, secondo me. Ecco, come uno strumento. quindi di base uno deve sapere ovviamente il campo, l'ambito in cui sta lavorando e aiutare, come se fosse un assistente personale. Ecco. Esatto. Alla fine nasce per quello. Esatto. È una macchina al mio servizio che Esatto. aiuta, non solo io che aiuto la macchina. Bravo. È una macchina a livello avanzato, ma sempre una macchina. Sei sempre macchina resta. Volevo un attimo distaccarmi e continuare sulla questione della ricerca. Io ho visto il suo curriculum lunghissimo, 19 pagine, quindi mi sono soffermato Nella mi sono soffermato sulle prime righe ed è uscito che lei è socio di una startup
DAIR, quindi di ricerca appunto e sviluppo di nuove scoperte. Ce ne vuole parlare un po' di Sì, come sì, sì. funziona? E allora vi posso dire, allora in questo momento non stiamo lavorando molto con questa startup perché è nata un po' di anni fa, poi nel tempo abbiamo preso tutta una serie di incarichi all'università e altre cose, quindi il tempo materiale non c'è. La startup è ancora attiva, la speranza è quella che possano subentrare i nuovi soci, i nuovi giovani soprattutto, che possano realmente portare avanti quella che era l'idea originale che era nata con questa società DAER. Lo scopo di questa società era quello di portare le analisi dati, di big data soprattutto, per un utilizzo consapevole sul nostro territorio. Perché nacque quest'idea? Perché sia io, sia gli altri soci di questa startup, professionisti di campi differenti, altri colleghi biotecnologi, economisti e altro, ma un po' tutti esperti nell'analisi big data, volevamo evitare che questo tipo di attività che già un paio d'anni fa stava prendendo piede e che oggi con l'intelligenza artificiale è definitivamente esplosa, potesse essere solo ad appannaggio di grandi multinazionali enormi come la di Google, Big Tech e compagnia bella, ma che anche nel nostro piccolo potessimo fornire un supporto sia dal punto di vista sanitario, ma in generale in tutti i campi scientifici dove questi big data rappresentano una grande risorsa. Cosa sono questi big data? Non sono altro che un insieme di dati risultanti da tutta una serie di analisi differenti che oggi sono fondamentali perché permettono di creare una ramificazione negli studi che svolgiamo quotidianamente. Se una volta poteva bastare andare a leggersi un report con dei dati preliminari, oggi questo non è possibile. E rientra nel campo sempre dell'interdisciplinarietà che dicevamo prima. E non è facile, vi posso assicurare, non è facile. E purtroppo oggi spesso si dà in pasto a tutta una serie di aziende private all'estero l'interpretazione di questi dati. Ora, anche da noi esistono giovani in gamba che sono in grado di fare questo e noi, alcuni giovani, meno giovani, abbiamo provato a metterci insieme per cercare in maniera relativamente autonoma di dare il là a questo tipo di attività, che poi oggi al di fuori del discorso della startup comunque continuiamo a portare anche nell'ambito universitario avanti perché è fondamentale l'utilizzo di queste analisi di big data. E poi la bioinformatica, che è un'altra disciplina a supporto di queste analisi. Molto bene, anche perché lui ha fatto tante ricerche nel suo curriculum e io Non avete pure niente da fare. volevo scaricarla a lui, ma pure io mi sono fatto un po' i fattacci suoi. Ottimo, Mi interessante. dispiace e ho notato che Dal punto di vista legale non si può vabbè, ho notato che lei ha fatto comunque ricerca nel campo delle malattie rare e più nello specifico della trimetilaminuria, Sì, TMO. E mi ricordo di questo perché c'è stata un'intervista alle Iene un po' di tempo fa e a dei docenti dell'Università di Messina riguardo alla sindrome della puzza di pesce. Che tipo di malattia è, come si eredita? sì. Cioè, può E parlare? allora questo ci tengo a dirvi questo che è stato promosso inizialmente e tuttora continua a essere promosso dalla professoressa Antonina Sidoti, sempre coordinatrice del nostro laboratorio di genetica molecolare e biologia applicata del Policlinico dell'Università di Messina, che fin dai primi momenti, quando ancora io non ero ancora qui al Policlinico, ma ero altrove, iniziò a studiare insieme alla professoressa Rosaria D'Angelo, la professoressa Rinaldi e tutto lo staff che già era qui presente, questa patologia che inizialmente non sembrava una patologia. Sì. È una sindrome detta appunto trimetilaminuria o della puzza di pesce marcio, che purtroppo non viene a volte considerata col giusto peso perché non è da un punto di vista fisico invalidante, ma lo è estremamente dal punto di vista sociale. E allora i primi casi, pochi all'inizio, di questa patologia entrarono in contatto proprio con la professoressa Sidoti, che prese a cuore, come sempre fa con qualsiasi situazione di questo tipo, e volle mettere a servizio di questi pazienti le proprie competenze e di tutto il gruppo di Messina. Mhm. E allora decise di studiare questa patologia dal punto di vista genetico e si scoprì che in realtà quello che veniva inizialmente additato come una scarsa igiene personale da parte dei soggetti affetti in realtà aveva delle basi genetiche. E questa malattia, appunto chiamata trimetilaminuria, è una patologia
che determina nei soggetti affetti l'emanazione di odori da qualsiasi fluido corporeo di questo cattivo odore di pesce marcio, che è dovuto all'accumulo di trimetilammina, una molecola particolare, che normalmente rientra in alcuni cicli biochimici fisiologici dell'organismo, ma che deve essere normalmente convertito in una forma ossidata, che si chiama trimetilammina N-ossido. Nel momento in cui questa conversione non può accadere, la trimetilammina, che è la molecola di partenza, si accumula e tende poi a essere liberata con tutti questi fluidi corporei. E l'accumulo di questa molecola determina questo odore. Chiaramente l'impossibilità di convertire la molecola trimetilammina in trimetilammina N-ossido è dovuto all'alterazione di un enzima, la flavin monossigenasi di tipo 3, comunemente chiamato FMO3. Studiando il gene di questo FMO3 è stato visto che molti pazienti che emanavano questo odore, che quindi avevano il fenotipo, la sintomatologia tipica, avevano mutazioni in questo gene. Da allora noi siamo diventati centro di riferimento a livello nazionale e internazionale per quanto riguarda il discorso della trimetilamminuria. Inizialmente anche dal punto di vista diagnostico, oggi ci occupiamo più dal punto di vista di ricerca di questa patologia. Sì. E da lì poi tutta una serie di altri studi ci hanno portato a metterci in comunicazione con tutti i vari pazienti, fra cui Erika, il cosiddetto paziente zero, che volle portare alla ribalta nazionale, mettendoci proprio la faccia, il suo caso. E da allora poi ci fu il contatto con le Iene e fecimo questo servizio dove ci vediamo anche noi in laboratorio e dove la professoressa Sidoti spiega l'origine e tutto il percorso che è stato fatto per riuscire ad arrivare a questa conoscenza. E oggi proprio noi stiamo cercando di sviluppare insieme ad alcune aziende farmaceutiche alcuni composti post-biotici che probabilmente potranno nel tempo, una volta effettuata la sperimentazione clinica, il trial su umano, aiutare questi pazienti a ridurre queste emanazioni. E questo è un grande risultato. A proposito di malattie rare, quanto è importante studiarle a questi gruppi estremamente di nicchia? Ma quanto fa bene la medicina, ecco, per tutti? Io chiaramente ci lavoro con le malattie rare e io sono dell'idea che essere raro non vuol dire dover essere trascurato o emarginato, anzi al contrario. Io sono sempre dell'idea che la rarità e l'unicità in generale rappresentano una sorgente di diversità positiva, cioè un'unicità, un qualcosa che mi distingue da un altro. E in generale io vedo l'unicità non come un deficit, ma come un qualcosa che deve impreziosire. Chiaramente nel caso delle patologie la situazione è molto più delicata, ma con questo non vuol dire che quello che tra l'altro oggi sembra raro lo sarà per sempre. Vi faccio proprio l'esempio che stavamo dicendo delle rimedili al minore. All'inizio c'erano solo 4-5 casi in tutta Italia. Ora già noi ne abbiamo sentiti almeno un centinaio. Nel corso di una quindicina d'anni, neanche chissà quali epoche. Stessa cosa ci è capitato di vedere con le distrofie retiniche ereditarie, che sono quelle di cui mi occupo io in prima persona. Patologie con un ampio spettro genetico che è difficile diagnosticare in maniera differenziale, che presentano alcune forme estremamente rare, ma che in realtà poi si vede che così rare non sono. Quindi quello che oggi ci può sembrare raro non è detto che così realmente, semplicemente perché non esistono registri nazionali e internazionali a volte tali da riuscire a censire nella maniera corretta tutto questo. E quindi non investire in questo momento anche in queste patologie potrebbe essere un danno che poi solo col tempo potremo Non si vedere. sa l'escalation che può avere. Esatto. Quindi è molto un problema anche di diagnosi, nel riconoscere quella persona come tale, un po' come è successo con l'autismo. Io sento molto spesso dire, ma 50 anni fa non c'erano tutti questi casi di autismo, è una nuova corrente. No, semplicemente non è stato diagnosticato prima di adesso con la stessa serietà, con la stessa ricerca. Esattamente. Pensate voi che fino a una ventina d'anni fa tante persone morivano e non si sapeva perché. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, comunque riusciamo a capirlo anche nel post mortem. Mi viene da pensare anche a quello che accade ancora in maniera quasi ignota a tanti calciatori, a tanti professionisti nell'ambito sportivo. Prendete il caso Morosini, immagino che lo ricordiate, un paio d'anni fa, ma non andiamo Ma ci sono lontani, stati lo stesso vicini Eriksen. adesso è risuccesso, la stessa si è salvato per via. Esatto, e anche questo, per esempio, la salute che io vedo in Italia è diversa dalla salute che vedo nel Regno Unito? Io mi pongo questa domanda. In Cioè, Italia non avrebbe potuto più giocare. esatto.
se il cuore non funziona in Italia, se io vado nel Regno Unito, il cuore torna a funzionare perfettamente a livello agonistico. Mi pare, è un po' Quindi impensabile. significa che io non sto agendo dal punto di vista scientifico, ma sto agendo da un punto di vista politico, legislativo, e allora poi lì entriamo in un confine molto delicato. E qui la competenza è importante, perché la competenza sulla carta dovrebbe permettere di portare persone capaci di comprendere queste situazioni a gestire gli interessi della popolazione, cosa che purtroppo non sempre si verifica. E ora passiamo alle conclusioni. Le Sì, pongo come domanda finale: se potesse sfatare un solo mito sulla biologia o sulla genetica molecolare per cui il grande pubblico ancora continua a credere, quale sceglierebbe? bella domanda, mi piace questa. Eh, sfatare un mito. A me verrebbe da dire, a volte si pensa con la genetica, la molecolare, in qualcosa che è infinitivamente piccolo, che non è visibile, o che non esista. Oppure, dall'altro lato, pensare che lo studio di queste metodiche ci permetta di raggiungere l'immortalità un giorno. Per esempio, alcuni magnati con delle idee particolari, mm, abbiamo esempi purtroppo megalomani un po' diffusi nel mondo, pensano che magari facendosi ipernare oggi, c'è chi si è fatto tagliare la testa, prendete Walt Disney, di che stiamo parlando di Walt Disney, a tagliare la testa, a congelare, poi fra 150 anni qualcuno andrà a ricostruire completamente le connessioni nervose e tutto il resto, ma dall'altro lato invece, quello che vi stavo dicendo prima, il discorso di far finta che non esistano queste cose. Ecco, e questo è il mito, che poi più che il mito io direi è una mal conoscenza, un mal costume che c'è oggi, che vorrei spadare e che vorrei che tutte le nuove generazioni, soprattutto di medici clinici, debbano spadare. Cioè pensare che la biologia, la genetica, la biologia molecolare siano dei campi inutili dal punto di vista traslazionale e clinico, come se il clinico professionista specialista non debba tenere in considerazione queste cose, come se fossero degli orpelli aggiuntivi che servono solo a ricamare teorie su teorie senza alcun risvolto pratico. Ed è un qualcosa che purtroppo noi abbiamo notato anche in tanti professionisti esperti, specialisti, e che poi tramandano in maniera negativa alle nuove generazioni. E spesso noi ci troviamo studenti medici, futuri medici, che snobbano lo studio di queste discipline di base. Alcune di base come la biologia, altre che poi di base non sono come la genetica molecolare, la genetica medica, la fisica molecolare, la fisica medica. Ora, nel 2026, riallacciandomi in maniera quasi tautologica a quello che ho detto all'inizio, pensare di disconoscere l'importanza di queste discipline nell'ambito clinico medico è un disastro. Non si può pensare ancora a fare diagnosi o terapia come si faceva 100 anni fa, 50 anni fa. È vero, una volta si utilizzava pure il chinino quando c'era un problema, te andavi a prenderti la razzosa là, in bottega, ti prendevi il chinino e ti aiutava quando avevi la febbre altissima, senza dubbio. Una volta si curavano, a volte mi ricordo, ho letto metodi medievali, quando c'era la temperatura alta, la febbre alta, prendevano due fette di patate e le mettevano nelle tempie qua, sperando che poi si abbassasse. Dici, ma poi funzionava perché la febbre passava, ma non passava perché ci metti sta patate, ma passava perché faceva il suo corso, possibilmente un'infezione virale che sarebbe passata comunque. Comunque, Ma oggi pensare di discernere e distinguere queste discipline da quello che è l'aspetto traslazionale applicativo per il paziente non è possibile, anche perché non solo a volte non riusciamo ad aiutare il paziente, ma la cosa più grave è che a volte si peggiora la sua situazione. E vi faccio un esempio conclusivo. C'è una patologia che si chiama sindrome di Stargardt, che è una forma di distrofia retinica ereditaria molto particolare. Il paziente che soffre di questa distrofia ha tutta una serie di problematiche visive, visione a cannocchiale, accumulo di pigmenti di grasso di tipo lucino sul fondo oculare e così via. Questi sintomi
sono praticamente sovrapponibili ad altre almeno 400 tipologie di distrofie retiniche ereditarie. Cosa fa generalmente l'oftalmologo che non dà il giusto peso alla genetica? Vabbè, hai un problema di natura oftalmologica che riguarda l'occhio, ti somministro della vitamina A, vitamina A che con retinolo, il precursore di quello che poi è la molecola principale nel ciclo della visione, e ha chiuso il problema, secondo lui. Ora vi dico in cosa consiste a livello molecolare questa patologia. La sindrome di Stargardt è data da mutazioni in un trasportatore che si chiama BCA4 generalmente, ma ce ne sono anche altri, che si trova a livello dei fotorecettori retinici. Cosa succede? Succede che questo trasportatore ha lo scopo di buttare al di fuori di questi fotorecettori con i bastoncelli delle sostanze di scarto che si producono col ciclo della visione, che sono proprio queste sostanze grasse, lipidiche. Poi ci sono le cellule dell'epitelio pigmentato che fungono da spazzini, mangiano questo grasso. Nel momento in cui io non ho a disposizione questo trasportatore in maniera corretta, funzionante, questo grasso si accumula dentro la cellula fotorecettoriale, che quindi muore. Nel momento in cui io somministro la vitamina A, che cosa succede? Questa vitamina A all'interno delle cellule fotorecettoriali contribuisce ad aumentare il ciclo della visione, ma aumentando il ciclo della visione aumento la produzione di sostanze di scarto. Più mangio, più faccio molliche. E allora in quel caso che succede? Non solo io non sto curando la patologia, ma te la sto peggiorando. Semplicemente perché non ho fatto una diagnosi differenziale genetica, che è l'unica che mi può distinguere questa forma da un'altra. No, io immagino il paziente tipo, come fa a sapere una roba del genere? Quindi qua sta proprio nella forma mentis del medico. Del clinico, perché se io vado dall'oculista, dall'oftalmologo, lui non deve dire con presunzione prenditi la vitamina A, no, in base a quello che vede dice guarda tu potresti avere uno spettro di patologie, oggi esiste la diagnosi genetica, vai a fare uno screening genetico, mi porti il referto, solo allora io ti do la terapia personalizzata, non una terapia onnicomprensiva. Ed è questa la nuova frontiera, secondo me, della medicina. Sì, ed è qui secondo me che adesso noi vediamo la differenza tra i medici e i medici bravi, perché tutti dicono Esatto. hanno la stessa formazione, come fa uno a essere più bravo dell'altro? Stanno in queste cose. Bravo. Esattamente. Io ringrazio tantissimo il professore Grazie a Luigi voi, Donato grazie a per voi, averci ragazzi. dedicato questo tempo, non era scontato, la ringraziamo molto. A Secondo voi, grazie. a voi dell'opportunità e un saluto a tutti coloro che ci guarderanno. Grazie a tutti per la visione, ciao. Un saluto al 3C Flow Podcast, ragazzi.